Fabriano è un bellissimo borgo incastonato nelle colline marchigiane. Ecco qualche curiosità che forse non conosci su questo piccolo gioiello marchigiano. Fabriano è famosa in tutto il mondo per la produzione della carta, tanto da essere riconosciuta come città creativa UNESCO. Qui, dal 200, sono nate tecniche come la filigrana e la pila idraulica che hanno rivoluzionato l'arte cartaria europea. Il suo nome non si lega solo alla carta, ma affonda le radici nella lavorazione del ferro. Storicamente era infatti una città di fabbri, come testimonia il suo stemma, che raffigura un artigiano all'incudine. Il toponimo stesso, da Faber, fabbro, e Janus, dal fiume Giano. Oltre alla carta e al ferro, Fabriano ha avuto un ruolo di primo piano nell'industrializzazione delle Marche in epoca moderna, grazie alla nascita e allo sviluppo di industrie come Ariston e Indesit, che hanno scritto la storia economica del Novecento nella regione. Il centro storico di Fabriano conserva ancora strutture medievali e rinascimentali di grande fascino. La fontana Sturinalto, ispirata a quella di Perugia, il Palazzo del Podestà e il Duomo di San Venanzio sono tappe irrinunciabili per chi ama arte, architettura e storia. Un dettaglio poco noto della cattedrale di San Venanzio è la presenza dell'antico ciclo di affreschi trecenteschi realizzati da Allegretto Nuzzi nella cappella di San Lorenzo. Queste pitture rappresentano uno dei capolavori più importanti del Trecento marchigiano e resistono ancora oggi all'interno di una struttura che nel tempo ha subito profonde trasformazioni, specialmente con il rifacimento barocco del Seicento. Per finire, il territorio comunale di Fabriano è vastissimo, tra i più ampi d'Italia, e il paesaggio che abbraccia la città alterna colline morbide a massicci appenninici, rendendo la città ideale anche per escursioni nella natura. Seguiteci in questo viaggio unico tra arte, storia e natura fino in Germania. Iscrivetevi al canale per scoprire di più su questa e altre meraviglie italiane. Qual è il vostro luogo preferito nelle Marche? Scrivetelo nei commenti.